Doppietta, la tua prima in Serie A, insomma, tornavi in campo dopo, un po' di tempo, il modo migliore per festeggiare. Sì, sì, sicuramente sono contento della prestazione mia e appunto dei gol che son venuti, ma in particolar modo della prestazione della squadra e la vittoria che era importantissima per dar continuità alla gran prestazione che abbiamo fatto a Roma. Voglio farti una domanda proprio sulla doppietta, a un certo punto ci hai provato anche con la rovesciata, sarebbe stata una tripletta unica. Assolutamente. No, vabbè, già che c'ero ho detto: "Ne ho fatti 2, voglio provare a fare il terzo così porto a casa il pallone", però non è successo, ma va benissimo così. Vabbè, quindi per ora aspettiamo, a casa bisognerà tenere ancora un po' di Spazio per il spazio pallone. vuoto. Ti volevo chiedere invece, ecco, oggi si arrivava a una partita dopo una grande prestazione come quella con la Lazio. Si dice sempre la cosa più difficile è confermarsi, forse non solo vi siete confermati, per certi versi forse vi siete superati. No, vabbè, abbiamo fatto una gran partita, appunto, come hai detto tu, a Roma abbiamo fatto una gran partita. Oggi penso che il risultato sicuramente ci ha premiato, avevo 5-0, era un risultato importante, però la prestazione c'è stata, quindi era fondamentale dar continuità, l'abbiamo data, adesso c'è una partita importante martedì e quindi affronteremo quella. Napoli ripreso al secondo posto, martedì arriva il Barcellona. Quanto vedere che siete in fiducia vi aiuta ad allenarvi magari sentendo meno la stanchezza? Perché comunque nell'ultimo periodo sono tante le partite giocate. Sicuramente comunque vincere aiuta a star bene, alla propria autostima, quindi ognuno dà il meglio di sé e ci aiuta tra i compagni, quindi quando le vittorie aiutano a tenere il gruppo anche saldo, quindi è importantissimo vincere, fare in particolar modo prestazioni come quella di oggi o quella di Roma, quindi è importante continuare così. Sta succedendo tanto e spesso nell'ultimo periodo che anche chi magari ha giocato un po' meno riesce o gare in corsa o dall'inizio, come è successo a te oggi, sempre di essere molto importante per la squadra all'interno della partita. Quanto questa coesione anche all'interno del gruppo vi aiuta poi all'interno del campo? Ma questo appunto penso sia dimostrazione che sia un gruppo sano, che si allena bene, anche chi appunto sta giocando meno si allena forte durante gli allenamenti, permettendo appunto a quelli che magari hanno giocato un po' di più in queste partite di tenere sempre il livello alto e quindi questo penso sia fondamentale per far sì che la squadra raggiunga i suoi obiettivi a lungo termine. L'anno scorso l'Inter è stata al primo posto in classifica fino a dicembre, di fatto. Quest'anno è solo, si fa per dire, seconda, ma la sensazione è che ci sia un gioco diverso, una consapevolezza diversa rispetto allo scorso dicembre, rispetto a un anno fa. Penso di sì, comunque essendo il secondo anno con mister Spalletti e essendo arrivati comunque giocatori di valore davvero forti, quindi penso che sia aumentato anche il livello di gioco, il livello delle prestazioni, ognuno di noi ha aumentato il proprio livello, quindi questo è importante e lo si vede appunto durante le partite. Tante domande, tanti messaggi dai tifosi. A questo punto ti chiedo cosa vuoi dire ai tifosi nerazzurri, anche oggi quasi 70.000 allo stadio, insomma, ti vogliamo bene Roberto, ma in pochi si aspettavano una tua doppietta, oggi insomma davvero una giornata speciale. È impressionante, cioè, alle 3 appunto di sabato avere una partita come dei tifosi così, 70.000 tifosi, penso non succede in nessuno stadio in Italia sicuramente, d'Europa penso, quindi tanto di cappello a loro, noi cerchiamo appunto in campo di dare il massimo per farli felici e ci stia riuscendo, quindi doppiamente contento. Chiudo facendoti l'ultima domanda: a chi dedichi questa doppietta? È la prima doppietta in 69 partite, insomma una dedica speciale. Ma lo dedico sicuramente alla mia famiglia, alla mia ragazza, al mio cane e al cucciolo che è nato pochi giorni fa che adoro e in particolar modo appunto a tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento che appunto non è stato un momento tra virgolette semplice, però era importante fare questo tipo di partita e son contento. Insomma, già dopo la partita con la Lazio tanti tifosi ti avevano scritto, ti avevano caricato anche sui social, è una carica che oggi si è vista in campo, insomma, quanto è importante per te aver ritrovato il gol con la maglia dell'Inter? Molto importante, ringrazio loro per la fiducia che mi hanno dato durante questa settimana. Era importante vincere, oggi abbiamo fatto una bellissima partita e molto contenti anche per tornare a segnare a San Siro. È che un Inter che più in generale è riuscita a confermare quello che aveva messo in campo anche contro la Lazio a pochi giorni da una partita come quella con il Barcellona. Adesso la classifica ci vede al secondo posto. Quanto dentro lo spogliatoio magari pensate alla classifica o in realtà pensate solo a scendere in campo e a mettere il massimo? Sì, credo che questa è la cosa più importante, partita dopo partita pensare a vincere prima e alla fine vediamo cosa riusciamo a fare, però
Adesso martedì ce l'abbiamo già un'altra partita, una competizione diversa e dare tutto, bisogna anche trovare a fare qualcosa di importante, però secondo me passo a passo è più importante pensare così. Un quiz, Joao. Se indovini ti tieni la maglia, se sbagli ci lasci la tua maglia. Quando hai fatto l'ultimo gol in campionato? Che parità era? 5, 4, 3. Pescare a casa, no? Giusto. Vabbè, Sì. è tua. Grazie. No, adesso al di là di tutto complimenti perché non è soltanto il gol, da sottolineare è le due prestazioni, sia quella dell'Olimpico dove tu avevi detto non me l'aspettavo, oggi invece con un avversario differente, con meno spazi, con una marcatura uomo, ti seguivano un po' da tutte le parti, sei riuscito ad entrare sempre nel vivo delle azioni con grandi giocate, con grande dinamismo, quindi stai bene e stai bene dentro questa Inter. Sì, era quello che cercavo, un'opportunità, no? La squadra sta giocando molto bene, mi aiuta tanto e ho provato a dare un po' dal mio e credo che ho riuscito anche a aiutare un po' la squadra. Ciao Joao, buonasera. È il tuo ultimo gol effettivamente contro il Pescara, però è la prima volta in Serie A che tu segni e fai un assist nella stessa partita. Ti chiedo, secondo te, dove può arrivare quest'Inter, se poi continuerà davvero a dimostrare così tanto bene tutte le fasi di gioco in campo, attacco, centrocampo per quanto ti riguarda, ma anche la difesa? Sì, siamo una squadra più completa, una squadra che ha più conoscenza dentro al campo, abbiamo tante soluzioni, anche una cosa importante, per quello stiamo riuscendo a fare anche a cambiare qualche giocatore e è sempre la stessa idea di squadra. È la cosa più importante per noi, però bisogna avere l'umiltà di pensare passo a passo e vincere le partite. Sì, un altro dei protagonisti di oggi, Enrique, torni titolare rispetto forse alla partita contro il Cagliari. Oggi l'Inter ha subito meno perché ha subito solo 2 tiri in porta, però per te c'è stata meno possibilità di correre di più in attacco forse. Sim, sim, é um sistema que o Mister achou que era melhor para a partida. A equipe teve bem consistente, o importante é a vitória e os 3 pontos. Beh, chiaramente l'importante di oggi è la vittoria, la squadra ha messo in campo ancora tanta continuità, poi per quanto riguarda la mia posizione io faccio quello che mi dice il mister, è l'8ª vittoria, o meglio la 9ª vittoria nelle ultime 10 partite, è una continuità, da dove nasce questa continuità di squadra? O que eu posso dizer é que nasce do trabalho que vem sendo feito, é um bom trabalho que vem sendo feito não só do Mister, da equipe técnica, mas de todos os jogadores também, o que vem trabalhando nos treinamentos e o que vem impondo nos jogos também. Isso é bom para o time, para a nossa caminhada, para continuar aí no final fazer as contas e estar bem posicionado. È una continuità che nasce chiaramente dal lavoro che facciamo tutti i giorni, dal lavoro di squadra, del mister, ma anche dello staff tecnico, quindi tutta la società e tutta la squadra sta lavorando per questa continuità. Chiaramente è una continuità che ci aiuta, tanto per il nostro cammino, per tutta la stagione, e quindi questo è chiaramente molto importante. Roby? Sì, ciao, intanto complimenti perché è stata una prestazione più che ottima. Cosa è successo quando ti eri fatto male? Era una distorsione o una contusione? Non si è capito molto bene. Não, isso é um problema que eu já venho tendo, não é de hoje. Depois do jogo contra o Parma, aqui em casa, eu tive um problema no pé e fiz exames e graças a Deus não tive nada. Mas uma dor que eu venho sentindo faz tempo, venho trabalhando, fazendo tratamento todos os dias para que melhore. Já fiz o exame e não tenho nada, mas venho sentindo bastante dor e hoje eu tive um contato mais forte e acabei sentindo ali, mas a vontade de ganhar, de jogar foi maior e acabei voltando pro jogo e terminando a partida. E Sari intanto inizia a parlare sempre più veloce per mettermi in difficoltà, lo ringraziamo per questo. Come va in campo veloce va anche con le parole, lui è veloce. Esatto, in tutto questo dice no, in realtà non è stato un problema di oggi, un problema che mi porto dietro da un po' dalla partita contro il Parma, fortunatamente però ho fatto gli esami, non è stato evidenziato niente in tutto questo, comunque nell'ultimo periodo continuo a fare anche trattamenti al piede proprio per questo problema che ho dalla partita con il Parma. Sono stato sottoposto ad ulteriori esami, fortunatamente niente è emerso, ma insomma non è qualcosa di oggi.
però quello che ha detto, e questo si è capito molto bene, e spero che mi dia conferma Enrique, che la forza di volontà e la voglia di giocare è stata più forte anche del dolore che avevo nel piede, quindi insomma voler anche superare Quindi si questo è solo piccolo ostacolo. riacutizzato un attimino il fastidio, perché sembrava proprio che ci fosse stato un contatto o un piede destro messo Sì, dice che il male. dolore di oggi gli è tornato dopo un contatto, sì. Ok. Ilaria, chiudiamo con te. Ciao Adalbert, complimenti per la tua prestazione. Non so se tu sei uno di quei giocatori che il giorno dopo guardano le pagelle sui quotidiani. Se te la senti, vuoi dare un voto a questa intervista oggi? Não, não entendi muito bem. Não senti muito. Voto all'Inter oggi. Voto. Ah, Come a scuola. Esatto, voto di squadra da 0 a 10. 10. 10 pelo trabalho que a equipe vem fazendo, pela luta do dia a dia, pelo grupo, pelo ambiente que o nosso grupo tem feito no seu treinamento, nos treinamentos, nos jogos também. E eu dou 10 para a equipe pelo que vem trabalhando. 10 per la partita di oggi, per il lavoro che viene fatto durante la settimana, per l'ambiente, insomma un 10 pieno, promozione piena, quasi con lode.